Ciao a tutti, benvenuti o bentornati sul mio canale. Vi piacerebbe creare dei portachiavi a tema Harry Potter come questi? Se la risposta è sì, guardate il video fino alla fine per scoprire come fare. Per prima cosa andiamo a ritagliare una delle nostre copertine. Io ritaglierò Harry Potter e la Camera dei Segreti. Ecco qui la nostra copertina, finalmente pronta. Prima di tutto effettueremo una piegolina in modo tale da farlo sembrare sempre di più un libro. Prenderete un foglio bianco e su questo foglio bianco andrete a segnare delle linee aiutandovi con un righello. Io l'ho già fatto e sono alte 3,5 cm. Dopo aver segnato queste linee le andremo a ritagliare. Per dare l'effetto delle pagine del libro andremo a piegare questi fogli a fisarmonica in questo modo, come io ho già fatto. Adesso vi farò vedere la procedura, così anche voi potrete ricreare lo stesso identico effetto. Prendiamo una di queste striscioline e la facciamo combaciare con l'interno della nostra copertina. Lasciate un po' di margine che sarà la parte relativa al bordo, dopodiché farete un lavoro di questo tipo, ripiegandolo a fisarmonica. Alla fine avrete 4 striscioline che andremo ad incollare insieme con della colla stick e ad inserirle all'interno del nostro libro. Se troverete una parte che è un pochino più corta, vi consiglio di incollarla, così avrete il bordo completamente identico e potrete farlo combaciare al meglio con l'altra strisciolina. Mettiamo un po' di colla stick e incolliamo il bordo più corto. Dopodiché andiamo ad aggiungere dell'altra colla stick e colleghiamo una delle nostre striscioline in questo modo. Cercate di incollarle in modo tale che rimanga questo effetto a fisarmonica. Attenzione a non incollarle al contrario. Finalmente abbiamo unito tutte le 4 strisce fino ad ottenerne una sola ed unica. A questo punto arriverà il momento in cui andremo ad inserire il tutto all'interno del nostro libro. Però come lo fissiamo alla copertina? La cosa migliore è prendere la prima estremità ed andarla a fissare alla fine del nostro libro. Ma prima di fare tutto ciò vi consiglio di attaccare con un po' di colla stick alcune delle pagine interne, così avrete un effetto un po' più compatto. Non ho unito tutti i fogli, infatti ne vediamo alcuni ancora aperti, ma non è importante. Consiglio di mettere nella parte esterna, ovvero la parte che si vedrà, ciò che è venuto un po' più preciso. Ci saranno sicuramente delle imperfezioni, perché comunque non riusciremo a dare un effetto di pagina completamente liscia, quindi la parte che vi è venuta un po' meglio vi consiglio di metterla all'esterno. Metterò un po' di colla stick sul retro e vado ad aggiungere della colla anche dietro la nostra copertina. Uniamo il tutto e mi raccomando fate attenzione a non mettere tutto completamente al centro, perché servirà un po' di spazio nella parte del bordo. Fate combaciare il tutto in questo modo, non dovrà uscire nulla, e premete fino a quando non sarà incollato alla perfezione. Anche all'anellino, e dobbiamo fissare ancora la parte del bordo e la parte della copertina. Quindi cosa facciamo? Ci servirà la pistola per la colla a caldo. Se siete piccolini vi consiglio di farvi aiutare da un adulto, perché scottarsi con questa fa veramente molto male. Allora, prima di tutto andiamo ad inserire della colla a caldo e attenzione, questa procedura va fatta in modo abbastanza veloce perché si solidifica facilmente e poi c'è il rischio che vi venga un lavoro un po' troppo sporco. Quindi munitevi di pistola colla caldo e anche di un anellino per il portachiavi. Prima vi ho detto di non incollare tutte le pagine perché questo anellino ha un chiodino che noi andremo ad inserire all'interno del nostro libro subito dopo aver inserito la colla a caldo. Dopo aver messo la colla farò un procedimento molto veloce di inserimento, colla, chiusura e
pressare il tutto per bene. Ve l'ho spiegato prima perché cercherò di essere rapida e quindi potrebbe non essere chiaro il procedimento. Dopo aver fatto questa procedura con la colla a caldo abbiamo finalmente fissato il nostro anellino portachiavi, che comunque è abbastanza resistente. Adesso non ci resta che fissare bene la parte della copertina alla nostra prima pagina. Siccome la colla a caldo è arrivata più o meno fino a un quarto metà libro, perché premendo è andata avanti fino a qui, con molta attenzione, cercando di non piegare la pagina, provate ad incollarlo con la colla stick. Ecco fatto, il nostro libro è quasi pronto, mancano solo due cose da fare. La prima è facoltativa e in realtà anche la seconda, però ve le dico ugualmente per avere un effetto migliore. Allora, siccome alcune pagine purtroppo resteranno un po' aperte, quello che vi consiglio di fare è di aggiungere un po' di attack e di tenerle premute fino a quando non diventeranno un blocco unico. Dopodiché andremo a spalmare un po' di Vinavil per dare un effetto lucido a questo piccolo libricino. Beh, ormai abbiamo utilizzato tutta la colla del mondo, non poteva mancare anche la colla vinilica. Allora, in un bicchiere d'acqua ho messo qualche goccia d'acqua, come potete vedere veramente poca, perché comunque andrò a spennellare un libricino così piccolo e quindi non dovete assolutamente eccedere, altrimenti la carta rischia di rovinarsi completamente. Vado ad aggiungere la colla all'interno del nostro bicchiere. Con un pennello inizierò a mischiare fino a quando non diventerà un composto omogeneo. Andate a spalmarla nella parte della copertina e del bordo, in questo modo. In ultimo, siccome non voglio avere questo effetto delle righe del pennello, ho messo un po' di colla sul dito e la passerò piano piano sulla copertina. Non preoccupatevi se vi risulta il tutto un po' troppo bianco, ma alla fine, quando il tutto sarà asciutto, avrete un effetto molto carino. Ecco fatto, il nostro portachiavi è finalmente pronto, quindi vi consiglio di appendere il tutto, lasciarlo asciugare per qualche ora e dopodiché l'effetto finale sarà veramente molto carino. Siamo giunti alla fine del video, io spero vi sia piaciuto. In info box vi lascerò il link diretto per acquistare gli anellini che ho utilizzato per i portachiavi. Vi ricordo che sono affiliata a Amazon, quindi se può farvi piacere acquistate qualcosa passando dal mio link. A me arriverà una piccolissima percentuale che vorrei utilizzare per migliorare i video e la qualità del canale e a voi non costerà niente di più. Inoltre vorrei salutare 3 persone, ovvero Walti, Adriana Gagliardi e Grazia Enrichiello. Quindi ciao ragazzi, e siamo giunti alla fine del video, di conseguenza io vi saluto. Vi ricordo di iscrivervi al canale se non lo avete ancora fatto, cliccate sulla campanella grigia per attivare le notifiche e ricevere tutti gli aggiornamenti riguardanti i miei futuri video e spolliciate in su, mettete un like, ci vediamo la prossima settimana con un nuovo video. Un bacione, ciao!